Ciao e benvenuti! Prima di immergerci nelle ombre del tradimento, ecco come potete far brillare una luce sul nostro canale, iscrivendovi ad Amazon Audible con il link qui sotto in descrizione. Non vi costa nulla, avete 30 giorni di prova gratuita e un vastissimo catalogo dei migliori audiolibri. E con questo gesto sostenete direttamente le nostre narrazioni. Ora iniziamo con la storia. Linda, mia moglie da 10 anni, mi stava aspettando quando sono tornato a casa dal lavoro mercoledì sera. Mi ha chiesto di sedermi al tavolo perché dovevamo parlare. Oh, quello è stato l'inizio di molte brutte discussioni, da quello che avevo letto. Poi ha continuato dicendo che era sicura che io sapessi che mi amava e che non avrebbe mai fatto nulla per danneggiare il nostro matrimonio. Questo non suonava bene, quindi l'ho guardata e ho detto «Ma». Ha preso un respiro profondo. Sapevo che sarebbe stata una brutta notizia. Come dicevo, ti amo e voglio invecchiare con te, ma ho deciso che voglio prendere un amante. Non me l'aspettavo e, per dirla in modo lieve, non mi è piaciuto affatto. Quindi, fammi capire bene, mi ami, non vuoi danneggiare la nostra relazione, ma vuoi stare con qualcun altro? Ho chiesto. Sta mettendola in modo piuttosto crudo. Ho incontrato qualcuno con cui voglio fare sesso. Sarà solo una cosa occasionale e sarò sempre onesta con te riguardo a questo. So che ti amo abbastanza perché questo possa accadere senza interferire con ciò che provo per te. Se mi ami tanto quanto dici, mi lascerai fare questo perché sento che ho bisogno di farlo, ha detto Linda con un sorriso. Beh, non capisco perché pensi di dover fare questo e non riesco a immaginare come potresti anche dire che non ci influenzerà. Tu e il tuo amante avete già fatto piani? Stiamo pianificando provvisoriamente di andare via per il weekend il prossimo weekend, ha aggiornato con sicurezza. Ho una domanda per te e per favore cerca di essere sincera. Come reagiresti se facessi una proposta del genere a te? Potevo vedere le ruote girare e sapevo che non mi avrebbe dato una risposta sincera perché sarebbe andata su tutte le furie al solo suggerimento di me che facessi una cosa del genere. Penso che sarei stata a posto con esso se mi avessi assicurato che non ci avrebbe influenzato, ha affermato. Sai benissimo che saresti andata su tutte le furie al solo accenno di una cosa del genere. Ho ringhiato. È stata colta di sorpresa e ha detto: «Davvero non mi aspettavo che ti arrabbiassi con me. Pensavo che mi avresti amato abbastanza da lasciarmi fare qualcosa che significava così tanto». Beh, qualsiasi cosa tu stia fumando è decisamente illegale. Pensavi davvero che ti avrei detto che era ok andare a scopare questo ragazzo? Suppongo che ti aspetti che io stia seduto a casa ad aspettarti mentre passi il weekend a scoparlo. Forse non ho pensato abbastanza bene le cose, ha detto. Pensi? Sì, non mi sono fermato a considerare alcune cose, come forse i miei sentimenti. Se dico no a questo, lo farai comunque o no? Non lo so. Non ho davvero pensato che mi avresti rifiutato. Non hai davvero pensato abbastanza bene. Ti dirò cosa. Dammi qualche giorno per pensarci. Possiamo sederci domenica pomeriggio e discutere di questo dopo che ho avuto del tempo per rifletterci. Mi hai davvero scioccato stasera. Sono andato nella nostra camera da letto e ho iniziato a spostare le mie cose nella stanza degli ospiti. Cosa stai facendo? Non voglio davvero dormire nello stesso letto con te quando stai chiaramente pensando più a qualcun altro che a me. Ho sbattuto la porta dopo essere entrato nella stanza degli ospiti. Non ho dormito molto, ma ho elaborato un piano di gioco. Sono anche arrivato alla conclusione che, se avesse portato avanti questo, saremmo stati finiti. Il giorno successivo ho lasciato la casa all'ora solita, ma non ho detto una parola a Linda. Ho chiamato il lavoro e ho detto che avevo bisogno dei prossimi 2 giorni per motivi personali. Poi sono andato al lavoro. Ho comprato 3 registratori attivati dalla voce. Ne ho messo uno vicino al telefono, uno nella camera da letto e uno nella sua auto. Ho trovato anche un registratore di intercettazioni telefoniche da collegare ai nostri telefoni e l'ho installato. La prossima tappa è stata il fornitore di telefonia cellulare. Poiché il mio nome era sul suo telefono, non ho avuto problemi a ottenere una copia delle sue bollette telefoniche e, mentre lei era ancora al lavoro, ho controllato i suoi account email. Ne aveva aperto uno di cui non sapevo nulla, ma la password era facile. Ho trovato un tesoro lì. Almeno ho scoperto che non l'aveva ancora fatto.
Ho impostato l'inoltro di tutte le email di quell'account a me senza mostrare che lo stava facendo. L'ultima cosa per il giorno era una coppia di localizzatori GPS. Questi erano abbastanza piccoli e facili da nascondere. Avevo intenzione di metterne uno nel suo portafoglio, perché sicuramente avrebbe tenuto con sé i suoi contanti e le carte di credito. L'altro sarebbe andato nella sua auto. Avevo avuto una giornata impegnativa, ma avevo sistemato le cose per poter sapere cosa stava succedendo con lei. L'unica altra cosa di cui avevo bisogno, a questo proposito, era prendere il suo cellulare e vedere quali messaggi potessero esserci. Speravo di fare anche questo la sera, così come piantare i dispositivi GPS. Ho controllato le sue email e ho scoperto che lei e Frank Jones avevano scambiato diverse email. Frank Jones era un collega e avevo intenzione di rovinargli la vita come lui aveva fatto con la mia. Le email rendevano chiaro che il prossimo weekend era confermato e ciò che avessi detto non avrebbe fatto differenza. Venerdì sono andato da un avvocato per il divorzio molto raccomandato. Gli ho detto di iniziare a mettere in moto le cose per un divorzio con l'adulterio come causa. Frank Jones era elencato come l'uomo e volevo citarlo in giudizio. Il mio avvocato ha detto che sarebbe stato facile se avessi avuto le prove. Gli ho mostrato tutte le email, i registri telefonici e gli ho detto che presto avrei avuto anche delle registrazioni audio. Era contento e ha detto che avrebbe iniziato subito le cose. Quando Linda è tornata a casa quella sera, l'ho ignorata e non le ho nemmeno parlato mentre preparava la cena. Sono uscito e sono andato in un bar a mangiare e a bere qualche birra. Quando sono tornato a casa, si è alzata in piedi e ha iniziato a parlarmi. Sono semplicemente passato accanto a lei, sono entrato nella stanza degli ospiti e ho sbattuto la porta. L'unica possibilità che aveva di salvare il nostro matrimonio era cancellare i suoi piani con Frank, ma non pensavo che sarebbe successo. L'ho ignorata per tutto il resto del weekend fino a domenica pomeriggio. Le ho detto che era ora di parlare e ci siamo seduti in cucina. Sono andato per primo. Potresti aver intuito che non sono affatto felice della tua richiesta. Ci ho pensato molto e non riesco a trovare nessun modo per essere d'accordo con questo. Hai detto che questo non avrebbe influenzato il nostro matrimonio, ma, come puoi vedere, ha già avuto un effetto molto negativo su di esso. Beh, posso vedere che sei molto arrabbiato. Se avessi guardato la cosa dal mio punto di vista, forse saresti stato un po' più ricettivo. Ho provato a guardarlo dal tuo punto di vista, ma non ho visto alcun modo in cui ne potesse venire qualcosa di buono. Quindi la mia risposta deve essere no. Come puoi essere così egoista? Se mi ami, io sono quello egoista. Mi sembra che il tuo desiderio di stare con qualcun altro sia la cosa più egoista che io abbia mai sentito. Cosa succede se lo faccio comunque? Ci saranno delle conseguenze serie per qualsiasi rapporto sessuale al di fuori del nostro matrimonio. Abbiamo pronunciato gli stessi voti 10 anni fa e dicevano che dovevamo essere esclusivi. Lo so, ma è solo qualcosa che devo fare. Beh, immagino che questa discussione sia finita. Devi davvero pensarci su. Mi sono alzato e sono uscito di casa. Ho portato il mio laptop in un punto Wi-Fi e ho iniziato a seguire le loro email. Era molto arrabbiata e Gilia ha assicurato che sarebbe andata avanti comunque. Lui le ha detto che andava bene perché aveva già prenotato la stanza 125 all'Hilton di Kansas City per venerdì e sabato sera. Ho subito prenotato quella stanza per giovedì sera. Stavano rendendo tutto troppo facile. Stavano anche pianificando un appuntamento romantico sabato sera. Sarebbero andati a cena, poi a ballare e poi avrebbero fatto sesso bollente. Linda. Gli ha detto che aveva comprato della nuova biancheria intima sexy solo per il loro appuntamento. Sono andato a mangiare mentre li osservavo corrispondere. Erano oltre il mio rifiuto e stavano facendo piani per il loro weekend. L'orario del check-in era alle 15, quindi lui sarebbe venuto a prenderla all'1, visto che era un viaggio di 2 ore e avrebbero potuto arrivare il prima possibile. Ero sorpreso che sarebbe venuto a prenderla a casa. Avrei dovuto decidere cosa fare lì. Ho prenotato una stanza per il weekend anche io. Era abbastanza vicina alla loro da raccogliere tutti i segnali. Ho preso tutte le cose di cui avevo bisogno nei giorni successivi. Ho preso un paio di piccole telecamere video HD a fibra ottica,
Avevo intenzione di montarle nella stanza giovedì, così sarei stato pronto a registrare il loro weekend di tresca. Questo sarebbe stato un'ottima munizione da aggiungere alla mia richiesta di divorzio. L'ho ignorata completamente tutto il tempo, ma mercoledì era il giorno del giudizio finale per lei. Le avrei dato un'ultima possibilità. Se avesse scelto Frank, saremmo stati finiti. Le ho chiesto di sedersi al tavolo per poter parlare un minuto. Non sembrava felice, ma lo ha fatto. Ho iniziato. Hai dato un'ulteriore riflessione a questo? Sì, e voglio ancora farlo. Ti dirò per l'ultima volta di riconsiderare. Per favore, non distruggere il nostro matrimonio per questo schifoso ragazzo. Questa è la tua ultima possibilità e se vai avanti pagherai un prezzo salato. Vado con Frank venerdì pomeriggio e tornerò domenica pomeriggio. Spero che possiamo superare questo e andare avanti. Quindi hai scelto Frank su di me. Credo che questo mi dica tutto ciò che devo sapere. Mi sono alzato e sono uscito dalla stanza. Quando sono entrato nella stanza degli ospiti, ho sbattuto la porta come al solito. Questa volta il mio matrimonio era finito e qualcuno avrebbe pagato. Giovedì mattina sono andato al lavoro e ho spiegato al mio capo che avevo bisogno di quel pomeriggio e del giorno successivo libero. Voleva sapere cosa stava succedendo, quindi gli ho detto che stavo finalizzando i miei piani per divorziare da Linda. Era dispiaciuto, ma ha detto che mi avrebbe sostenuto e che avrei potuto avere tutto il tempo di cui avevo bisogno. Ho guidato fino a Cacci giovedì e ho fatto il check-in nella loro stanza. Ho messo in posizione tutti i dispositivi e li ho controllati tutti per assicurarmi che tutto funzionasse bene. Volevo avere tutte le prove di cui avevo bisogno per il divorzio, poi avrei potuto rovinarli. Ho usato il mio laptop per assicurarmi che tutte le telecamere funzionassero e fossero puntate correttamente. Sono rimasto fermo abbastanza a lungo perché si spegnessero, poi mi sono mosso per assicurarmi che si riaccendessero. Tutto era perfetto. Poi sono passato davanti alla stanza che avrei usato quel weekend per assicurarmi che fosse a portata. Anche questo andava bene. Sono tornato a casa e ho contemplato la fine del mio matrimonio. Avevo un'ultima fermata da fare. Mi sono fermato in un negozio di armi e ho comprato una piccola bomboletta di spray al peperoncino. Avrei usato questo per rovinare il loro appuntamento romantico. Quando sono tornato a casa, Linda era in cucina. Mi ha guardato con aspettativa e io sono semplicemente passato accanto a lei senza dire una parola. Ho sbattuto di nuovo la porta della mia stanza. Linda è entrata nella mia stanza e ha voluto essere amichevole. Le ho detto di risparmiarlo per Frank perché non avevo bisogno di pietà. Mi sono girato e lei se n'è andata. Ho dormito male quella notte, ma avevo tutto pronto per porre fine a questo. Venerdì mattina mi sono alzato e sono uscito all'ora solita senza dire una parola a lei. Sono andato dall'avvocato e ho firmato i documenti. Gli ho detto che avrei avuto tutte le prove entro lunedì e ho chiesto che lei fosse servita al lavoro lunedì pomeriggio. Ho anche richiesto che venissero serviti i documenti anche a Frank allo stesso tempo. Stavo facendo causa a lui per alienazione dell'affetto. Ho controllato il GPS di Linda e sembrava che si stesse facendo fare i capelli. Sono entrato in casa e ho aperto la sua valigia e ho trovato la sua nuova biancheria intima sexy. Erano davvero molto sexy. Peccato che non stesse facendo tutto questo per me. Ho indossato guanti di gomma e ho preso lo spray al peperoncino. Ho spruzzato l'inguine delle sue mutandine e le coppe del suo reggiseno. Poi le ho rimesse nella valigia. Questo sarebbe stato divertente. Sono andato in banca e ho chiuso tutti i nostri conti congiunti e ho messo tutti i contanti in un nuovo conto. Poi ho cancellato tutte le carte di credito che avevano entrambi i nomi. Dopo un avvertimento soddisfacente, sono tornato a casa per dire addio a mia moglie. Erano le 12:30, quindi sapevo che si sarebbe stata preparando per il suo nuovo uomo. Quando sono entrato in casa, Linda non si vedeva, quindi ho supposto che fosse al piano di sopra a prepararsi. Sono salito nella sua stanza e sono entrato. Era lì in intimo sexy che le avevo regalato una volta. Ha cercato di coprirsi, ma le ho detto di non essere stupida perché l'avevo già visto prima. Sembrava molto bene con un nuovo taglio di capelli, un trucco perfetto e lingerie. Dovevo dire la mia: «Beh, sembri davvero fantastica. Peccato che non ti impegni così tanto per me». Sai che non è così. Volevo solo fare una buona impressione.
Come ho detto, ti preoccupi molto più di cosa pensa lui di quanto non ti sia mai preoccupata di me. Mi dispiace, volevo solo sentirmi sexy oggi. Mentre eri sexy, sai che ti ho amata con tutto il mio cuore. Lo so che mi ami. Sono andato da lei e ho preso la sua mano sinistra nella mia. Ho iniziato a toglierle gli anelli. Ti ho amato, ma mi hai spezzato il cuore. Ti ho dato questo anello il giorno in cui ci siamo sposati. Abbiamo pronunciato i nostri voti e promesso di rinunciare a tutti gli altri. Questo significava qualcosa per me, evidentemente non tanto per te. Non voglio l'anello che ti ho dato sulla tua mano mentre accarezzi l'arnese di un altro uomo. L'anello di fidanzamento era di mia madre, quindi lo terrò per lo stesso motivo. Ho infilato entrambi gli anelli in tasca e le ho lasciato andare la mano. Sembrava stordita, ma non ha discusso. Non sarò qui quando lui arriverà, ma non voglio che lui entri in casa mia. Non puoi portarlo qui. Se lo fai, lo castrerò e ti sistemerò in modo che nessun uomo ti guarderà mai più. Questa è una promessa. Non può entrare in casa mia, capisci? Sì, non lo lascerò entrare. Bene, starò a guardare. Perché sei così? Perché l'amore della mia vita ha appena distrutto quell'amore. Spero che questo weekend valga le conseguenze. Addio, Linda! Mi sono girato e mi sono allontanato dalla mia ormai ex moglie. Mi stava urlando dietro mentre uscivo, ma ero finito con lei. Mi sono parcheggiato giù per la strada in modo da poter osservare. Mi sono assicurato di essere parcheggiato dove Linda poteva vedermi. Se fosse entrato in casa, sarei andato in prigione, ma loro avrebbero sofferto di più. Dopo poco, la sua auto è arrivata. È andato alla porta e ha suonato il campanello. Linda ha aperto la porta ed è uscita subito con la sua valigia in mano. L'ha appoggiata a terra e Gheli ha messo le braccia attorno al collo prima di dargli un lungo bacio appassionato. Mentre lui prendeva la sua valigia, lei mi ha guardato e mi ha fatto un sorrisetto presuntuoso. Si è seduta accanto a lui in macchina e mi ha lanciato di nuovo uno sguardo presuntuoso mentre passavano accanto a me. Gli ho fatto il dito medio e lo sguardo presuntuoso è scomparso. Sono tornato a casa e ho cambiato tutte le serrature e il codice del garage. Ho preso la valigia che avevo già fatto e sono andato a KC. Ho fatto il check-in e sono andato nella mia stanza e ho subito acceso il mio laptop. La telecamera puntata verso il fondo del letto mostrava Linda nuda. Era ovvio che l'avesse già scopata. Era anche abbastanza chiaro che non era durato molto. È uscito dal bagno, era nudo e ho dovuto ridere. Aveva uno strumento molto piccolo. Linda era abituata a molto più di quello che questo piccolo poteva offrire. Circa in quel momento, Frank si è avvicinato al letto accanto a Linda. Era di nuovo eccitato e pronto per un altro giro con lei. Lei gli ha sorriso e gli ha aperto le braccia e ha riso quando ha afferrato il suo piccolo arnese. Non doveva fare attenzione perché sarei stato sorpreso se lei avesse potuto anche sentire quella piccola cosa dentro di lei. Wow! Aveva fatto un pessimo affare. Questo ragazzo era penoso. Potevo vedere un po' di frustrazione sul suo volto mentre lui riposava. Non sembrava che sarebbe stata molto felice con i risultati di questo weekend. Sarebbe tornata a casa frustrata e poi sarebbe stata cacciata di casa il giorno dopo. Era già pronto per un altro giro e le ha dato un'altra sessione poco entusiasmante di 4 minuti. Era già finito 3 volte e lei non era nemmeno vicina. Questo stava andando meglio di quanto avessi mai sperato. Ho dovuto smettere di guardare e sono uscito a cena e ho preso un paio di drink. Ho lasciato tutto in registrazione per avere tutto ciò di cui potrei avere bisogno per l'avvocato e anche per strofinarle il naso su quale perdente avesse scelto. Quando sono tornato, lui dormiva e lei sembrava ancora più frustrata. Questo era davvero divertente, dopo che avevo superato il dolore di perdere mia moglie. Sono andato a letto pensando a quanto mi sarei divertito con loro il giorno dopo. Ho pensato ad alcune delle ragazze attraenti che avevo visto al bar e sapevo che presto sarei stato libero di inseguirle. Mi sono addormentato con un sorriso nel cuore. Non c'era più angoscia per me, poiché il mio percorso era tracciato e sapevo dove stavo andando. Mi sono svegliato rinfrescato e pronto per un po' di divertimento. Mi sono fatto la doccia, poi sono uscito per una bella colazione e ho preso alcuni snack nel caso non potessi allontanarmi più tardi. Sono tornato nella mia stanza e ho chiamato il fioraio locale. Ho ordinato un bouquet per Linda.
Le avevo sempre regalato uno simile per il nostro anniversario. Dato che non ci sarebbe stato un altro anniversario, volevo che pensasse a cosa stava mettendo a rischio. Ho chiesto che fosse consegnato alle 11. Speravo che il mio tempismo fosse buono, ma non importava. Il momento era perfetto. Si sono vestiti e sono usciti per un po'. Quando sono tornati, hanno iniziato a baciarsi appassionatamente. Erano presto nudi e lui l'aveva appena montata quando c'è stato un bussare alla porta. Il fioraio ha consegnato i fiori e ho potuto vedere un'espressione pensierosa sul volto di Linda prima che diventasse arrabbiata. Ha tirato fuori il suo cellulare e ha composto il mio numero. Il mio cellulare ha iniziato a squillare poco dopo. Ho risposto e abbiamo avuto una breve conversazione. «Ciao, come stai?» «Non bene. Mia moglie è fuori a scopare un altro uomo mentre io sono seduto qui diventando più arrabbiato ogni volta che ci penso. Perché chiedi? Non è che ti interessi?» «Beh, ho appena ricevuto un mazzo di fiori, proprio come quelli che mi regali sempre per il nostro anniversario. Volevo sapere cosa stai facendo». «Non so come potresti pensare che sia stato io primo, tu e il tuo genio di un ragazzo mi avete tenuto all'oscuro su dove stavate andando. Secondo, se avessi mandato dei fiori, sarebbero stati di ambrosia e la carta avrebbe detto alla mia moglie infedele. Quindi, non molto carino. Giusto, e tu e il tuo piccolo Frankie forse ti daranno un'idea di ciò che stai gettando via». Ho visto un'espressione molto sorpresa sul suo volto mentre spegnevo il mio telefono. Era presto a chiamare di nuovo, ma ovviamente non c'era risposta. Ha provato alcune volte, poi ha rinunciato. Gli ha detto cosa avevo detto e lui le ha assicurato che sarei passato oltre. Ciò non sarebbe accaduto fino a quando non mi fossi liberato di quella spazzatura. Non era dell'umore giusto per fare sesso, ma dopo un po' ha iniziato a cedere. Quindi ho chiamato per una consegna di pizza e ho ordinato la pizza preferita di Linda. Sono arrivati proprio mentre lui la montava di nuovo. Lui era molto arrabbiato e non voleva pagare, ma il ragazzo della consegna ha verificato il numero della stanza e il suo numero di cellulare. Ha minacciato di chiamare la polizia, quindi Frankie ha ceduto e ha pagato. Hanno deciso di mangiare dato che avevano pagato per essa. Dopo aver apprezzato il loro pranzo, hanno parlato per un po', ma Frankie era di nuovo all'attacco. Quando hanno iniziato a scaldarsi di nuovo, ho chiamato il negozio di panini e ho ordinato il suo panino preferito per la consegna. Era dentro di lei da circa un minuto quando è arrivato il panino. Quando Linda ha visto il panino, gli ha detto che dovevo aver capito dove si trovavano. Lui non poteva crederci, ma lei gli ha detto del mio commento sul genio e ha detto che probabilmente avevo hackerato il suo nuovo account email dove lui aveva menzionato il luogo. Ci aveva messo un po', ma alla fine aveva capito. Lei gli ha detto che ero molto intelligente e che avrei avuto pochi problemi a fare ciò. Hanno deciso di vestirsi ed uscire per un po'. Lei gli ha detto che quando sarebbero tornati si sarebbero puliti e preparati per il loro appuntamento romantico. Lei aveva promesso di fargliela pagare quella sera. Sono tornati, si sono fatti la doccia e si sono vestiti. Linda ha indossato la sua biancheria intima molto sexy e l'ha modellata per lui. Lui ha provato a saltarle addosso, ma lei ha detto che voleva uscire per il loro appuntamento. Mi chiedevo quanto tempo ci sarebbe voluto affinché la sua sorpresa si manifestasse. Si è vestita e sembrava molto bene. Speravo che la mia sorpresa funzionasse perché sarebbe stato un colpo di scena se lo avesse fatto. Sono usciti e io mi sono seduto ad aspettare il loro ritorno. Sono tornati circa un'ora dopo e Linda si è spogliata correndo in bagno e sotto la doccia. È rimasta lì per molto tempo e quando è uscita le sue parti intime e il petto erano rossi brillanti. Sembravano molto dolorosi e sembrava che il piccolo Frankie non avrebbe ottenuto nulla quella notte. Linda era sdraiata sul letto lamentandosi quando Frankie ha cercato di accarezzarla. Lei è andata su tutte le furie, dicendogli che aveva dolore e non era interessata in quel momento. Ha detto che doveva esserci qualcosa nella sua nuova biancheria intima a cui era allergica. Poco sapeva lei. Ho passato un po' di tempo ad organizzare tutti i miei video e a fare dei DVD per l'avvocato e la moglie di Frankie. Quando avevo tutto pronto, sono andato a letto dopo un giorno molto soddisfacente. Sembrava che ci fossero guai in paradiso e io ero stato la causa.
Domenica mattina mi sono alzato e sono tornato a casa. Linda avrebbe avuto molto più inferno ad aspettarla quando fosse tornata a casa. Poi, il giorno dopo, sarebbe stato tutto finito. Quando Frankie l'ha lasciata più tardi quel giorno, non ha nemmeno portato la sua borsa alla porta, l'ha solo fatta scendere. Ero seduto sul divano a guardare una partita di football e non ho nemmeno riconosciuto il suo arrivo. Ha annunciato che era tornata a casa e io ho solo emesso un suono. Ha camminato tra me e la TV e mi ha dato un sorriso seducente. Pensavo potessi essere felice di vedermi. Non sei morta, cosa dovrebbe farmi pensare così? Sembra che sia diventato stupido negli ultimi giorni? So che tu l'hai fatto, ma io no. Non ho mai pensato che tu fossi stupido. Pensavo solo che mi amassi abbastanza da superare questo. Ti ho amato con tutto il mio cuore, ma quello era nel passato. Mi hai spezzato il cuore quando sei andata via con lui, anche dopo che ti avevo chiesto ripetutamente di non farlo. Ti ho detto come mi sentivo, e questo non ha significato nulla per te. Quindi, per quanto mi riguarda, una volta che sei partita con lui, non mi importava davvero se tornavi o no. Non posso credere che tu la pensi così su di me. Bene, credici, perché hai sbagliato alla grande. Non so se c'è qualche possibilità per noi in futuro. Farò qualsiasi cosa per rimediare. Mi rendo conto ora di aver fatto un enorme errore. C'è qualcosa che posso fare? Puoi metterti in ginocchio e mangiare il mio... Sai che non posso fare quello. Lo so che non lo farai, quindi... Immagino che questo mi dica quanto vale la tua promessa di fare qualsiasi cosa per salvare il nostro matrimonio. Vale quanto la tua promessa di essere fedele quando ci siamo sposati. Pensavo a te tutto il viaggio di ritorno oggi. Voglio davvero fare l'amore con te stasera. Ho bisogno di te. Hai bisogno di me? Non penso proprio. Per quanto riguarda fare l'amore stasera, non c'è molta possibilità. Hai fatto usare a piccolo Frankie il preservativo ogni volta che ti ha? No, è sposato e io non posso avere figli. Pensi che tu sia l'unica con cui ha usato questa routine? Ora sei merce danneggiata per quanto mi riguarda. Non c'è modo che ti toccherei finché non hai un certificato medico pulito da un dottore. Inoltre, io non faccio il secondo giro. So che lui è pulito, ma potresti usare un preservativo se non pensi così, giusto? Voglio dire, userò un preservativo con mia moglie dopo che si è concessa a un perdente senza protezione per tutto il weekend? Hai scelto il piccolo Frankie su di me. Sto uscendo per un po'. Davvero non posso sopportare di guardare il tuo tradimento stasera. Puoi dormire nella stanza degli ospiti stasera. Mi piace di più la camera da letto principale e, a differenza tua, non ho fatto nulla di sbagliato. Possiamo parlare di questo? Possiamo parlare domani dopo che torni dal lavoro. Davvero non so cos'altro ci sia da discutere. Sono uscito di casa e sono andato in un bar e grill vicino per cenare e schiarirmi le idee. In realtà, avevo le idee già chiare poiché sapevo esattamente cosa stavo facendo. Volevo solo allontanarmi da lei. Non bevo molto, quindi ho solo mangiato e poi ho fatto una lunga passeggiata. Quando sono tornato a casa, lei era nel mio letto. L'ho guardata e le ho detto di uscire dal mio letto. Questo è il nostro letto. Ho tanto diritto quanto te di essere qui. Ma che dici? Hai perso quel diritto quando hai fatto sesso con il piccolo Frankie. Quindi o esci dal mio letto o ti trascinerò fuori da qui e ti getterò per strada. Ha iniziato a piangere e lentamente ha lasciato la stanza. Ho chiuso a chiave la porta dietro di lei. Potevo sentirla ancora piangere mentre camminava nel corridoio. La mattina seguente l'ho completamente ignorata. Abbiamo fatto colazione separatamente e lei stava uscendo all'orario solito. Si è girata e mi ha guardato dicendomi che mi amava. Le ho lanciato uno sguardo sprezzante sottolineando il passato. Ho visto le lacrime iniziare a scendere mentre si girava e se ne andava. Quando se n'è andata, ho iniziato a mettere le sue cose in sacchi della spazzatura. Ho chiamato la moglie di Frankie, Linda, e le ho chiesto se sapeva che suo marito aveva passato il weekend con mia moglie. Pensava che fosse via per lavoro, quindi quando le ho offerto copie delle mie prove era molto interessata. Ero sbalordito quando ha aperto la porta. Era assolutamente stupenda. Sono rimasto senza parole e ho dovuto scusarmi con lei. Ho dato la colpa al mio stupore per la sua bellezza, che ovviamente era la verità. Abbiamo discusso della situazione e lei era furiosa. Abbiamo deciso che mi avrebbe accompagnato dall'avvocato per vedere se avrebbe preso il suo caso.
Lui ha effettivamente preso il suo caso e ci ha persino fatto uno sconto. Lei ha iniziato a compilare la documentazione mentre io parlavo con lui. Gli ho chiesto se dovevo aspettare per servire Frankie per proteggere Linda. Ha detto che finché lei avesse firmato i documenti prima, sarebbe stata a posto. Linda ed io siamo usciti a pranzo mentre preparavano i suoi documenti. Dopo che ha firmato, l'ho riportata a casa e sono tornato a casa per aspettare la chiamata di Linda. Dovevo chiamare Linda quella sera per farle sapere come erano andate le cose. Il mio telefono ha squillato verso le 15. Non era per niente contenta. «Che diavolo è questo?» ha esclamato. «Che diavolo è cosa?» ho risposto. Mi sono appena state consegnate le carte del divorzio e anche a Frank sono stati consegnati dei documenti per essere citato in giudizio. Tutto sembra abbastanza chiaro per me, ho detto. Non pensavo che avresti fatto una cosa del genere, ha ammesso. Forse avresti dovuto ascoltarmi invece di pensare alle sciocchezze che il piccolo Frankie ti stava mettendo in testa, ho replicato. Non voglio discutere di questo al telefono. Ne parleremo quando tornerai a casa mia. Poi ho semplicemente riattaccato. Ho preso i sacchi della spazzatura con le sue cose e li ho gettati nel cortile anteriore. Poi ho atteso il suo ritorno. È arrivata in auto e si è scatenata in una furia. Stavo registrando tutto in modo da poter ottenere un ordine restrittivo per tenerla lontana da me. Urlava incoerentemente e la saliva le volava dalla bocca mentre mi inveiva contro. Sono rimasto calmo e raccolto mentre si sfogava. Finalmente ho interrotto e ho iniziato la nostra ultima conversazione. Se vuoi parlare, devi calmarti così possiamo discutere. Altrimenti metterò le tue cose nella tua auto e potrai andartene. Non ho mai pensato che mi avresti fatto una cosa del genere, ha detto. Cara, tu l'hai fatto a me e a noi. Ti ho detto più volte di non farlo e ti ho persino supplicato di non distruggere il nostro matrimonio. Hai scelto di distruggere il nostro matrimonio, quindi perché pensavi che non avrei chiesto il divorzio? Dicevi che mi amavi, ha ribattuto. Sì, ti amavo più di qualsiasi altra cosa e mi hai spezzato il cuore come ricompensa. Il problema ovvio è che tu non mi amavi o rispettavi. Non posso vivere con qualcuno che ha così poca considerazione per me. Ma io ti amo, ha insistito. Se mi amavi, non saresti andata a letto con il piccolo Frankie questo weekend. Perché continui a chiamarlo piccolo Frankie? Avevo delle telecamere nella vostra stanza e ho registrato tutto il weekend. È ovvio perché lo chiamo piccolo. La prima volta che ho visto il suo patetico arnese, ho riso fino alle lacrime. Mi chiedevo se tu potessi anche sentirlo dentro di te. Ho notato che non avevi orgasmi come quando facciamo l'amore. Noi non facciamo, noi facciamo l'amore. Questa è la differenza più grande. Sono d'accordo, noi veramente facevamo l'amore. Scommetto che ti mancherà. Guarda il lato positivo. Ora puoi stare con chiunque tu voglia. Puoi avere un nuovo uomo ogni notte. Non voglio questo. Voglio solo te e solo te. Andiamo dentro e sediamoci per qualche minuto. Mi dispiace parlarti in modo così brutale, ma sono molto arrabbiato ora. Però sappi che non ti farei mai del male fisicamente. Lo stesso non vale per il piccolo Frankie. Siamo entrati e ci siamo seduti al tavolo della cucina, come avevamo fatto tante volte. Mi ha colpito duramente quando ho realizzato che sarebbe stata l'ultima volta che ci sedevamo insieme così. Ha iniziato lei questa volta e mi sono impegnato a restare calmo e a non parlare così male con lei. Non farai davvero del male a Frank, vero? Perché no? Ha distrutto il mio matrimonio ingenuamente felice. Penso che dovrà pagare oltre alla mia causa e al suo divorzio. Non avrà un divorzio. Sua moglie capiva cosa volevamo fare e ha detto che gli avrebbe permesso di farlo. Credi davvero a quello? Era solo un trucco per farmi sembrare male, così poteva approfittare di te. Ho parlato con sua moglie questa mattina e le ho condiviso le mie prove. Lui le aveva detto che era fuori città per lavoro. Ora condividiamo un avvocato che ci ha persino fatto uno sconto di gruppo. Non avrei mai pensato che saresti stato onesto quando ti ho chiesto cosa avresti fatto se avessi voluto stare con un'altra donna. Sai che saresti andato su tutte le furie. Sapeva che sua moglie non avrebbe mai accettato una cosa del genere. Non ti credo. Lui non farebbe mai una cosa simile. Eppure, anche ora non vuoi ascoltare la mia parola. Ed è esattamente per questo che ora stai ottenendo il divorzio. Comunque, non mi importa cosa credi.
Quando lo chiamerai più tardi, scoprirai che anche lui è stato cacciato di casa. Quindi, mi stai davvero cacciando di casa? La notte in cui mi hai parlato del tuo piano, sono andato nella stanza degli ospiti per pensare. Sapevo entro un'ora che avrei chiesto il divorzio. Ho passato il giovedì a comprare l'attrezzatura di cui avevo bisogno per raccogliere le mie prove e per hackerare il tuo account email. Venerdì sono andato dall'avvocato e ho iniziato il processo di divorzio. Perché non mi hai detto che avresti chiesto il divorzio? Avrei potuto fermarmi. Non penso che lo avresti fatto. Avrebbe solo fatto arrabbiare te di più. Ti ho spiegato più volte come mi sentivo, ma la decisione doveva essere tua. Dovevi essere tu a fermarlo, altrimenti mi avresti odiato per sempre. Ho notato dalle tue email che quello che dicevo non significava nulla per te, quindi ero sicuro di fare la cosa giusta. Non ho firmato i documenti fino al venerdì successivo, quando ti stavi preparando per il tuo appuntamento. Non posso credere di essere stata così stupida. C'è qualche possibilità che tu possa perdonarmi, Linda? Ti ho amato così tanto che forse avrei potuto farlo l'ultima notte. Ti ho dato un'ultima possibilità e l'hai sprecata. Penso che potrei forse perdonarti, ma non potrei mai fidarmi di te. Sarei in attesa ogni giorno che mi dicessi che volevi stare con qualcun altro. Non posso vivere così. È meglio finirla qui e ora. Ha iniziato a piangere. Ho continuato. A differenza di te, ci ho pensato molto, ma arrivo sempre alla stessa conclusione. Sto per divorziare da te e distruggerò il piccolo Frankie come ha distrutto il mio matrimonio. Puoi chiamarlo prima di andartene e condividere un posto o qualsiasi cosa. Non provare a usare le tue carte di credito, sono state tutte cancellate. Ho lasciato metà dei soldi nel nostro conto corrente per te, ma ho tolto il mio nome. Dividerò i nostri risparmi con te. Puoi tenere la tua auto, ma dovrai pagare le rate. Puoi avere tutti i tuoi vestiti e cose personali. Una volta che trovi un posto dove vivere, puoi avere quanto mobili ti servono. La casa è mia, se la vendo, dividerò i proventi con te. Tutto questo è specificato nei documenti di divorzio. Se vuoi combattere, userò tutte le prove che ho e ti distruggerò. Non voglio farlo, ma lo farò se devo. Non combatterò. Questo è tutto colpa mia. Vorrei solo poter tornare indietro. Beh, sai qual è la differenza tra una moglie infedele e una lampadina, vero? No, qual è? Puoi svitare una lampadina. Lei non ha trovato molto divertente. Le ho detto che era ora per lei di andare e l'ho accompagnata fuori di casa. Ho messo tutte le sue cose nell'auto mentre lei guardava e piangeva. Quando era tutto impacchettato, ho aperto la porta dell'auto per lei. Poi le ho consegnato un'ultima cosa. Era il suo anello di matrimonio che avevo appiattito con un martello. Le ho detto che ora era solo oro da rottame che avrebbe potuto fruttarle un buon prezzo. Ho chiuso la porta dell'auto, poi mi sono chinato e le ho dato un bacio sulla fronte. Le ho detto le mie ultime parole. Addio, amore mio. Mi sono girato e sono tornato alla mia casa solitaria. Non l'ho nemmeno guardata mentre si allontanava. Non avrei potuto, anche se avessi voluto. I miei occhi erano pieni di lacrime e ho pianto per un'altra ora fino a quando non sono stato completamente prosciugato. Era ora di considerare le mie opzioni. Come vedevo le cose, ne avevo 3. 1, potevo rifugiarmi in una bottiglia e bere fino allo svenimento. A malapena bevo e non mi piace il giorno dopo, quindi quella non era un'opzione valida. 2, potevo rendere tutti felici e uccidermi. Non avrei dato a lei la soddisfazione di farlo. 3, potevo alzarmi in piedi, sapendo di non aver fatto nulla di sbagliato, e andare avanti con la mia vita. Un netto miglioramento sarebbe stata l'assenza di Linda. Quello pensiero mi ha portato un sorriso in volto. Mi sono alzato dritto e, ancora sorridente, ho chiamato il numero di Linda. Abbiamo fatto programmi per cenare quella sera e sapevo di essere sulla via della guarigione. Potremmo finire per essere solo amici, o forse potrei fare un upgrade, perché l'immagine di lei persisteva ancora nella mia mente. Grazie per averci seguito in questo capitolo di Storie di tradimento. Se queste storie ti hanno toccato, premi il pulsante di iscrizione e attiva la campanella delle notifiche. Non perderti il prossimo viaggio emozionale nelle relazioni. Il tuo sostegno significa il mondo e non vediamo l'ora di condividere più storie avvincenti con te. Alla prossima
ricorda che ogni relazione ha una storia degna di essere raccontata. A presto!